Benvenuti ad una nuova puntata del nostro canale di YouTube. Oggi vi parlerò di una legge molto importante, che è la legge numero 7 del 17 gennaio del 2000, che in Italia ha portato una vera rivoluzione nel mondo dell'oro fisico da investimento in lingotti. Ma prima di cominciare, per chi non mi conosce, mi presento. Sono Barbara Sala, imprenditrice da sempre, vivo a Tenerife dal 2014 con la mia famiglia, mi occupo di immobiliare e in particolare di gestione di patrimoni immobiliari e dal 2023 sono anche Gold Advisor per un'azienda svizzera che ha un caveau di proprietà nel pieno centro di Lugano e in particolare rappresento i marchi Elior per il mercato italiano ed Excellior per il mercato internazionale. Ma perché la legge numero 7 del 17 gennaio 2000 ha portato una vera rivoluzione nel mondo dell'oro fisico da investimento in lingotti? Andiamo a vedere insieme quali sono i punti. Innanzitutto i privati dal 1 gennaio del 2000, perché questa legge è andata poi in vigore dal 1 di gennaio del 2000, possono acquistare oro fisico da investimento in lingotti. E voi mi direte, ma i lingotti sono sempre esistiti e quindi prima chi poteva acquistare i lingotti? È una domanda assolutamente corretta. Infatti vi spiego che banche e governi centrali da oltre 120 anni acquistano oro fisico in lingotti per proteggere la loro liquidità e lo custodiscono nelle loro caveau. E quindi questa è una novità assolutamente importantissima, perché da quel giorno anche tu che mi stai guardando in questo momento magari non lo sapevi, ma da quella data potevi acquistare i tuoi lingotti ed accumulare, esattamente come fanno loro, i tuoi grammi d'oro. La seconda novità che ha portato questa legge è l'esenzione fiscale dell'IVA. Quindi significa che i lingotti non sono soggetti ad IVA e questa è un'agevolazione che solo questo metallo prezioso ha, perché se voi pensate ad esempio all'argento, ma anche semplicemente alle monete d'oro, che a differenza dell'oro in lingotti sono di 22 carati e non hanno i 24 carati, entrambe sono soggette ad IVA. E voi sapete che l'IVA per il privato è praticamente una tassa che va a incidere direttamente sul costo d'acquisto, a differenza ad esempio di un'impresa che quando acquista con fattura soggetta ad IVA, praticamente l'IVA diventa un credito da portare a bilancio e quindi è semplicemente una partita di giro, mentre per i privati noi magari spesso non ce ne accorgiamo, ma praticamente quasi tutto quello che acquistiamo, dagli alimenti agli elettrodomestici all'auto a qualsiasi tipo di servizio, è soggetto ad IVA. E quindi immaginate, rispetto ad esempio ad un altro metallo, se pensate che ad esempio in Italia oggi l'aliquota IVA vigente è del 22%, questo significa, immaginate di acquistare oro fisico un quinto in più rispetto a qualsiasi altro materiale, perché il 22% praticamente non è altro che un quinto di 100, quindi voi acquistate il 100% di oro fisico puro in lingotti e questo sinceramente è fantastico. E la terza novità che ha portato questa legge è che anche tutti i costi accessori, i servizi accessori, come ad esempio la custodia dei lingotti, se vengono acquistati contestualmente all'acquisto di oro fisico, sono anch'essi non soggetti ad IVA. Ritornando al discorso di prima di chi acquistava i lingotti, banche e governi centrali, vi metto un link nelle descrizioni di questo video dove potete vedere un filmato girato qualche anno fa della Banca d'Italia, la sede della Banca d'Italia a Roma, dove c'è il caveau dove vengono custoditi proprio i lingotti della Banca d'Italia. E in questo video vi rendete conto di quanti lingotti, barre da 12,5 kg sono custodite per esempio a Roma, ma il governo, la Banca d'Italia non ha solamente lingotti a Roma, una parte dei lingotti vengono anche custoditi, se pensate, a Londra piuttosto che negli Stati Uniti e addirittura anche in Svizzera. Quindi questo vi fa capire l'importanza del perché, se le banche oggi e da sempre continuano ad accumulare oro nei loro caveau,
chiedetevi il perché lo fanno, e quindi io direi è molto importante che noi seguiamo quello che loro fanno, perché come sapete bene, quando andate lì allo sportello molto spesso cercano di vendervi qualcosa che sia totalmente diverso da quello che loro invece acquistano. Quindi loro trasformano ogni giorno euro di carta, dollari di carta in oro fisico svizzero da investimento, proprio per proteggersi. E per finire volevo chiarire un ultimo concetto, perché vedo che si fa molta confusione ancora sui vari tipi di oro, perché l'oro fisico da investimento in lingotti non è l'oro dei gioielli, e questo ve l'ho spiegato in un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. Vi metto qui sotto il link di questo video, differenza tra oro in gioielli e oro in lingotti, e vi spiego che l'oro fisico da investimento in lingotti è considerato da investimento perché deve avere una purezza uguale o superiore al 9,95%, e quindi i nostri lingotti che noi vi proponiamo, i lingotti svizzeri, hanno una purezza che è del 999,9. Guardate, vi faccio vedere questo che è il mio lingotto, e come potete vedere c'è scritto 999,9, che è la massima purezza dell'oro. È un oro che viene raffinato, quindi lavorato in Svizzera, ed è un oro che è riconosciuto in tutto il mondo, in quanto viene quotato alla borsa di Londra 2 volte al giorno. Di conseguenza il suo valore è assolutamente certo. Quindi da oggi avete scoperto questa grande novità, per chi di voi non lo sapeva. Potete anche voi acquistare oro fisico in lingotti in questo formato, esattamente come fanno le banche. E come fate ad acquistare questi lingotti? Bene, potete rivolgervi a me, che sono Gold Advisor per Elior, Banco Metalli Golden Age, ed Excellior. Sono due società, una per il mercato italiano e l'altra per il mercato internazionale, e potete cambiare i vostri euro, ma addirittura anche le vostre criptomonete. È l'ora dei saluti, vi invito quindi a dare un like a questo video, a condividere, ad attivare la campanella e commentate il più possibile, e vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.